mio condizionatore in 31 giorni di utilizzo e riscaldamento mi fa spendere. Allora ragazzi, eccoci qui davanti al mio condizionatore funzionante. Come potete vedere l'ho impostato a 30 gradi sul caldo, che comunque è abbastanza una follia, però è giusto per capire appunto quanto assorbe, e faremo anche un calcolo per vedere a fine mese, calcolando di farlo andare comunque 15 ore al giorno, che sono le ore in cui sto a casa io. Andremo a vedere quanti euro vado a spendere a fine del mese, facendolo andare sempre a quella potenza qua e considerando un consumo costante. Non andrò a fare un calcolo troppo specifico, perché comunque bisognerebbe considerare troppi fattori. Io prenderò delle misure dalla pinza amperometrica, li trasformerò in watt e così via. Vi farò vedere il calcolo che bisogna fare per sapere quanto consuma il condizionatore. Ovviamente in caldo consuma di più, consuma circa il doppio, siamo intorno ai 4 ampere come consumo istantaneo, mentre col freddo invece siamo intorno ai 1 ampere e mezzo, 2 circa. Adesso lascerò la telecamera di un attimo sulla pinza amperometrica. Ok, eccoci qui, la pinza è già messa, la sto facendo misurare da una decina di minuti e vedremo un attimo i consumi effettivi. Io qua ho regolato la ghiera su ampere in alternata, come si può vedere, e praticamente questa cosa fa? Si prende la linea dal mio interruttore, prendo il filo di linea, che è quello che va diretto al condizionatore. Con questa ho una misura istantanea degli ampere che passano dal mio filo. Si può prendere sia la linea che il neutro, comunque ti danno entrambi la stessa misura praticamente. La misura si prende direttamente sul filo, appunto. Difatti questa qua si apre e si prende il filo. Poi questa, come praticamente penso tutte le pinze amperometriche, funziona anche da tester. Ecco, comunque da quello che ho visto ci siamo intorno ai 4,5 ampere, 4,4 in questo momento, 4,4. E come consumo sinceramente pensavo meglio, perché comunque come classe di consumo, come potete vedere da qua, il consumo sul caldo è A, perché appunto la zona dove sono io è situata in Lombardia, dunque sul caldo, che sarebbe quello rosso, il consumo e la classe energetica è A, mentre sul freddo la classe energetica è A++, e difatti appunto si nota perché comunque assorbe quasi meno della metà. Comunque adesso sto provando il caldo, poi farò anche la prova sul freddo, già che ci sono, così a fine video farò una dimostrazione appunto di quanto consuma in un mese col caldo e quanto consuma in un mese col freddo. Adesso sta scendendo probabilmente perché di là la stanza è arrivata in temperatura, difatti si è abbassato a 3,60. Sì, sembra abbastanza arrivato in temperatura, anche se in realtà sta buttando ancora fuori caldo. Comunque non so per quale motivo, ma il consumo è sceso di quasi 1 ampere. Dunque buono, anche se non so perché. Penso che, anche se non mi sto accorgendo, comunque il calore probabilmente è un po' meno rispetto a prima. O magari la macchina, siccome è avviata da un po', adesso appunto c'hai i componenti caldi così e sta consumando di meno. Questo devo verificarlo, perché comunque non sono sicuro se vi sto dicendo una cosa veritiera o no. Comunque qua, come potete vedere, siamo a 30 gradi ancora e potrei quasi togliermi la felpa. Comunque ho fatto un video in cui spiego come funziona il tester, dunque se doveste essere interessati a sapere appunto come funziona, andatevelo a vedere, che ve lo metto qui, e magari già che ci siete lasciate un like o iscrivetevi, che non guasta mai. Poi volevo anche dire che il telecomando qua l'ho impostato con la ventola al massimo, dunque praticamente la corrente che può assorbire in questo momento è il massimo che la macchina mi può dare. Questo qua comunque è un Samsung Malibu, un modello abbastanza economico, l'ho pagato 400 euro. Lo sono montato in autonomia, come magari qualcuno di voi ha visto sui video precedenti, tranne che per il collegamento dei tubi idraulici, perché appunto per avere la certificazione bisogna chiamare un idraulico specializzato che ha il patentino per il trattamento di gas R32, che adesso sappiate che i tecnici che vanno nelle case a fare il controllo annuale della caldaia
possono anche controllare se il condizionatore che hai in casa ha la certificazione oppure no. Dunque ecco, state attenti se non avete la certificazione, perché le multe sono molto alte, e comunque il gas è molto inquinante, appunto per quello che le multe sono alte, perché quel gas lì è colpevole di creare buco nell'ozono. Adesso torno di là a vedere un attimo com'è la situazione assorbimento istantaneo e vediamo. Ecco, come potete vedere adesso l'assorbimento si è alzato di nuovo, è andato attorno ai 4,30, si vede che ondeggia tra i 3,5 e i 4,4, 4,5. Adesso guarderò effettivamente quanti minuti sta intorno ai 4,5, 4,6 e quanti minuti sta intorno ai 3,5, 3,6. Così riuscirò a fare una media più precisa. Ovviamente si parla di una media, ma comunque ci dà sicuramente un'idea del consumo del nostro condizionatore. Vi spiego i calcoli che farò e man mano poi nel montaggio ve li metterò qui, dove c'è un punto libero. Allora, io prima di tutto dovrò trasformare la media dei miei ampere che mi escono in watt, 4 ampere di media per 230, che sono i volt. Così il mio risultato saranno i watt. Poi dovrò determinare il tempo di funzionamento. Per far questo io considero 15 ore di tempo, che praticamente è il tempo che sto a casa. Sto facendo un calcolo, diciamo, al massimo proprio delle aspettative, magari poi la realtà sarà un pochino meno. La mia potenza in watt dovrò moltiplicarla per le mie 15 ore. Il mio risultato sarà una misura in watt ora. Per trasformare i watt ora in kilowatt ora dobbiamo dividere il nostro risultato della formula precedente diviso 1000, così otterrò i kilowatt ora. Ora che ho i kilowatt ora il gioco è fatto, e per sapere appunto quanto mi consuma dovrò fare il mio risultato per il costo dell'energia al kilowattora, che considererò in base alla mia bolletta 0,15, che è la fascia più alta possibile. Adesso voi vedete il risultato, io non lo so ancora, comunque lo scoprirò. Il mio condizionatore in 31 giorni di utilizzo e riscaldamento mi fa spendere 83 euro. Io ho considerato comunque un tempo esagerato, perché non starò mai a casa così tanto, non lo farò mai andare così tanto, poi sarò aiutato dai caloriferi. Questo è il prezzo che per i calcoli che ho fatto è il risultato. Ovviamente in media, ovviamente tutto, dunque non sarà mai preciso al 100%, però si può avvicinare molto al risultato effettivo che sarà. Vi metterò anche gli altri calcoli mensili del consumo, sempre considerando 15 ore al giorno, anche per la modalità deumidificatore e la modalità raffreddamento. Eccoli qua, fatemi sapere nei commenti se vi aspettavate di più oppure di meno. Questi consumi magari sono un po' più alti perché questo è un condizionatore 12.000 BTU. Per sapere i BTU quanti ne servono bisogna moltiplicare i metri quadri della stanza in cui si vuole mettere il condizionatore per un coefficiente di 340, e il coefficiente sarebbe un numero fisso. E io sono stato un po' più largo, così almeno riuscivo magari a raffrescare e riscaldare più velocemente la stanza, a discapito ovviamente dei consumi. Comunque per il momento sono soddisfatto, sta spingendo abbastanza bene, tutto sommato, anche se ho appena iniziato a usarlo, però sono contento, diciamo.